Oh cari amici, bentornati sul mio canale. Come potete vedere, setup video aggiornato con un nuovo obiettivo che è una bomba e un set di luci artificiali che è bellissimo e che soprattutto mi consente di registrare di giorno, di notte, col sole e con la pioggia. Era indispensabile fare questi cambiamenti? No. Li volevo fare perché sono perfezionista ai limiti del maniacale? Sì. Ma veniamo subito al video di oggi. Vi faccio vedere delle clip. E che clip? Vi faccio vedere dei video di alcuni amatori che mi sono capitati su TikTok. La cosa buffa è che il livello di conoscenza del pianoforte è tale che sotto a questi video ci sono un sacco di complimenti. Lascerò giudicare a voi se questi complimenti sono giustificati, però ovviamente vi farò un'analisi tecnica di questi brevi filmati. Come sapete ci tengo che sia un video di analisi e non di dissing, per questa ragione ho preso soltanto clip stranieri perché è estremamente meno probabile che qualche straniero si imbatta nel suo video analizzato. Ci tenevo a non prendere italiani per non far rimanere male nessuno. Ma andiamo a vedere il primo protagonista di questa carrellata che suona un brano di cui non conosco il titolo, sono felice di non conoscere il titolo. Qual è secondo voi la cosa più raccapricciante? A mio parere sono gli adesivi sui tasti, ma sapete che si trovano anche in vendita su Amazon? Sì, proprio gli adesivi da mettere sui tasti con i nomi delle note. Ora io mi chiedo, è veramente così difficile imparare una manciata di posizioni? E pensate che su TikTok ci sono addirittura i video dove gli adesivi, anziché i nomi delle note, rappresentano dei numeri, quindi vengono insegnati, tra virgolette, dei temi, delle brevi linee melodiche, indicando di suonare 3, 5, 9, 4, 1, 2. Questo è veramente la morte della didattica. Per quanto riguarda infine la postura del protagonista di questo primo video, avete visto dove sono i suoi polsi. Io non vorrei essere uno dei suoi avambracci, sarà veramente molto probabile che se va avanti a suonare così per qualche settimana o addirittura per qualche giorno possa incorrere in tensioni e in problemi fisici non indifferenti. Secondo clip, pagina di repertorio, la polacca Opera 53. Lo vediamo insieme. Facciamo una precisazione. C'è scritto in preparazione per il concorso Chopin, ma questa frase è ironica. Veniva scritta su alcuni video quando la gente ci scherzava un po' su. Ci tenevo a precisarlo. Nonostante la frase sia ironica, l'esecuzione è veramente tremenda. Ci sono note saltate, ci sono note aggiunte e tantissimi errori di lettura. Questo è un brano che non è alla portata dell'esecutrice. Perché condanno, tra virgolette, questo tipo di contenuti? In primo luogo perché non ha molto senso suonare cose che non sono alla nostra portata, in secondo luogo perché non condivido i video dove si accenna o dove si fanno sentire cose infarcite di errori, tutte sbagliate. Si suona, si registra un video quando si è pronti, soltanto quando si è pronti. Tra l'altro la polacca è tostissima, so che gira un video anche di uno dei miei maestri di Rattalino, insomma, che accenna questo pezzo da Corrado Augias. Credetemi che Rattalino per fortuna non suonava così, lì ha fatto semplicemente l'errore di accettare un accenno, di accettare di suonare una cosa che non si era preparato. Io non lo farei nemmeno sotto tortura. Se io suono in video o in pubblico devo aver studiato, perché i professionisti secondo me fanno così. Tornando alla ragazza, piccola analisi anche biomeccanico-strutturale. Ok, la prudenza nei salti, sono d'accordo che nello studio i salti laterali si fanno raggiungendo la nota da suonare per allenare la memoria cinestetica, ma qui siamo ai livelli del bradipo di Zootropolis, è veramente troppo in slow motion il movimento. E in ultimo luogo guardate l'erroraccio, lei non ha una grande apertura e nella convinzione di riuscire meglio nelle estensioni alza il polso, mentre in realtà succede esattamente il contrario. Se noi alziamo il polso, mettiamo tutto in tensione, la nostra estensione si riduce. Quindi se avete da fare delle aperture che vi risultano difficili, polso parallelo all'avambraccio
braccio la mano si allarga di più. Terzo clip, sempre di repertorio, Mozart, sonata KV 310. Qui un po' di potenziale c'è, ma viene affossato da una serie di problemi. Vediamolo assieme. Dove sta il guaio principale? Sta nella convinzione da social secondo la quale più suoni veloce più sei bravo. Di conseguenza questo pianista, che come detto un po' di potenziale ce l'ha, suona sovratempo per le sue possibilità e secondo me anche sovratempo per la velocità d'esecuzione ideale di questa pagina bellissima. Il risultato è un suono che più che da pianoforte è un po' da motozappa. La sinistra randella, la destra picchia tantissimo e la disuguaglianza, cioè l'evidenza di durata differente delle note che dovrebbero avere durata uguale, di questi sedicesimi che sembrano una scala zoppicata, si fa veramente sentire. Quindi dal punto di vista del consiglio, cantiamo ogni nota anche nel virtuosismo, non lasciamoci prendere dalla smania della velocità disuguale, anche se magari sui social ci dicono che più in fretta andiamo più siamo bravi. Infine, anche in questo caso, piccola considerazione di carattere biomeccanico: provate a dare un'occhiata al suo pollice quando lui suona le sequenze terzo, quarto e quinto dito. Il pollice si apre in maniera innaturale, tipo autostop. Personalmente ho provato a suonare delle brevi sequenze tenendo il pollice aperto così e non ci riesco. È la posizione più innaturale del mondo, che comporta tensioni. Ricordatevi che quando suonate, le dita che non sono impegnate a fare l'azione muscolare in quel momento devono stare rilassate e a contatto col proprio tasto. Quarto clip, ancora una volta qualcuno che va a martoriare Chopin, in questo caso nel notturno, opera 9, numero 2. Ascoltiamo e poi ne parliamo. Fermo restando che non commento nemmeno la qualità del suono e la qualità dell'inquadratura, sono due situazioni che non sono veramente l'ideale per essere esposte sui social, il problema principale, che è una cosa che fanno molti principianti, che io sconsiglio in tutte le maniere, è la ripetizione quando fa una nota sbagliata. È fondamentale entrare nella consapevolezza che una nota sbagliata è una nota persa. Io dico sempre ai miei allievi: se sbagli una nota, il che può succedere, è assolutamente tollerato, hai fatto un errore. Se sbagli una nota e poi ripeti la nota giusta, ne hai fatti molti di più. Infatti in quel caso vai a sbagliare una nota, ne vai a suonare un'altra in un momento non previsto dal compositore e vai a cambiare la grandezza della battuta, andando a influire sul metro, diciamo, del pezzo. Di conseguenza, se non vogliamo fare un vagone di errori in serie, lasciamo andare le note sbagliate. Una nota sbagliata è una nota persa che non si recupera. Infine, considerazione anche qui di carattere tecnico: i bicordi della sinistra, che non sono facili, sono tutti scampanati, cioè le note non sono in contemporanea. Questa cosa deriva da un principio molto semplice: se noi dobbiamo fare un bicordo dobbiamo partire o dal tasto con entrambe le dita o dall'alto, dalla stessa altezza se vogliamo, con entrambe le dita. A parità di accelerazione, se un dito parte dal contatto col tasto e un dito parte dall'alto, quelle due note non saranno mai assieme. E infine, quinto clip, ma poi ce n'è uno bonus, tra virgolette, ve lo anticipo. Quinto clip, dicevo, Brahms, danza ungherese numero 1. Sentite che scempio.
Tralasciando la qualità dell'esecuzione, non vado a commentare una performance così. Qual è il problema principale, diciamo? È una versione facilitata veramente tremenda. Di questa danza ungherese, per esempio, c'è la versione a 4 mani che è bellissima e molto tosta, e poi Brahms stesso ha fatto l'orchestrazione. Passino magari alcune trascrizioni per strumento solista e accompagnamento se sono pensate per i livelli alti, ma sicuramente non queste versioni quasi for dummies che sicuramente soddisfazione non ne danno. Io mi ricordo alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, che c'era una raccolta di libri che si chiamava Gemme musicali ed erano tutte trascrizioni di temi celebri, erano anche fatte bene quelle, ma in ogni caso non davano la soddisfazione che può dare suonare la versione originale di quel pezzo, oppure suonare qualcosa di originale, qualcosa magari di più semplice, ma che viene suonato esattamente come l'aveva pensato il compositore. Quindi lasciate perdere la ricerca della soddisfazione a tutti i costi di suonare quel tema lì, perché quel tema lì potete suonarlo quando avete raggiunto il livello necessario per farlo. Cercate pagine di repertorio alla vostra portata, perché è molto più gratificante. E infine vi avevo promesso la chicca, vi avevo promesso la sorpresa, ce la guardiamo assieme. Qui non so che dire sull'esecuzione, non so che dire sulla biomeccanica, ma vi posso garantire che questo brano potrebbe essere l'ideale se avete la necessità di pulire il vostro strumento. Quindi se ne avete bisogno faccio una trascrizione da scaricare in PDF. No, sto scherzando, non ve la faccio assolutamente. Ed ecco dunque questa carrellata di pianisti da incubo che ricorda un po' Cucine da incubo di Cannavacciuolo su Sky. Io sono felice di non dover andare di persona ad ascoltare questi risultati pianistici, ma vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere la vostra opinione e se avete altri pianisti terribili da segnalarmi. Scrivete dunque qui sotto quali sono a vostro parere le cose più tremende di queste esecuzioni e in generale domande, consigli, dubbi, critiche, suggerimenti, tutto qui. Cerco di leggere tutti i commenti, a volte non ce la faccio, rispondo a più persone possibile, ormai lo sapete. Tutti i miei libri didattici in descrizione di questo e degli altri video, al pari della modalità di seguire tutte le lezioni progressive riservate agli abbonati, solo in abbonamento su YouTube a un prezzo veramente irrisorio. Per ora vi ringrazio di avermi guardato, fatemi sapere anche cosa ne pensate del nuovo setup video, sono particolarmente soddisfatto e vi do appuntamento ai prossimi contenuti sia per tutti sia per gli abbonati. Un caro saluto da Patrick Trentini.